Amici del canale, siamo arrivati al video numero 6 di questa serie, impianto da 6 kW di inverter, 48 volt, e sul tetto sono posizionati 3 kW di pannelli fotovoltaici policristallino. Ora, in questo video vedremo l'assemblaggio di tutti i componenti a muro, ovvero siamo partiti dalle batterie e adesso vedremo i cavi, vedremo le barre equipotenziali positivo e negativo, vedremo l'inverter, vedremo il regolatore di carica, tutti i posizionamenti con i fusibili e il relay. Buona visione ragazzi e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Quando abbiamo parlato dell'impianto 12 volt, 3 kW e 9 kW di spunto, abbiamo visto che i cavi avevano un'importanza fondamentale, erano molto grossi e nonostante ciò scaldavano. Se andate a vedere i video realizzati con la 12 volt, video fatto per i camp, per le case anche con una sorta di alimentazione non totale ma parziale, ad esempio avevamo attaccato frigorifero, luce antifurto, caldaia, luci giardino e quant'altro. Adesso abbiamo notato una cosa fondamentale, che mentre con la 12 volt andava tutto a surriscaldare, perché soprattutto se superavamo 1,6 kW, 1,8 kW continui, questo impianto a 12 volt aveva bisogno veramente di cavi da 90, 100, 106 mm quadri. Invece nel video di oggi vedremo come il posizionamento a 48 volt, nonostante le grandi potenze in ballo, perché qui arriviamo a 6 kW 48 volt, ebbene i cavi, il BMS, tutte le connessioni, i fusibili rimangono totalmente freddi. Andremo quindi come al solito in laboratorio per vedere proprio l'assemblaggio di tutti quei componenti che sono fondamentali, che sono i vari passaggi tra un componente e l'altro, tra le batterie e l'inverter, tra il regolatore di carica e le batterie, e quindi monteremo tutto ciò che c'è a muro, compreso l'inverter e il regolatore di carica. Nei prossimi video non perdeteveli, attivate la campanella perché ci sarà proprio la descrizione dei settaggi, sia dell'inverter sia dei regolatori di carica, ci sarà il montaggio dei pannelli fotovoltaici sul tetto in modo da rendere l'impianto funzionante e completo. I video chiuderanno, come oramai già sapete, col video numero 10 con la paleolica. Bene, andiamo in laboratorio e vediamo la prima fase, cioè tutti i componenti che dobbiamo utilizzare per fare un impianto, ve lo ricordo sempre, un impianto sobrio, sarebbe a dire con meno accrocchi possibile, le cose fondamentali, in modo da avere la certezza di funzionamento, non avere diverse tensioni a seconda dei punti di raccordo, ma avere quanto più possibile un equipotenziale che serve molto nel caso che ci sia una problematica, un'emergenza, quando reagiscono i vari apparecchi con la stessa tensione o quasi, perché di solito non è possibile avere la stessa tensione, a questo punto funziona tutto sicuramente meglio. Prepariamo adesso tutti i componenti che servono per la scatola che controllerà lo stacco delle tensioni e le protezioni. Qui abbiamo la scatola stessa, una classica scatola da muro, e qui abbiamo lo stacca batterie generale proporzionato agli ampere del nostro impianto. Qui avremo il relay SSR che dovrà essere un relay in corrente continua. Questo sarà uno stacca batterie che sarà dedicato sia all'SSR che al regolatore di carica, questo dove entrerà la bassa tensione. Questo sarà un fusibile, anch'esso proporzionato all'impianto che abbiamo. Dopodiché qua abbiamo degli isolanti distanziatori, questi possono essere di plastica, di teflon, quello che trovate, e poi le due barre di rame equipotenziale, una positiva e l'altra negativa, che sono state ovviamente ben lucidate. Questi sono pronti per essere montati e faranno da controllo delle sicurezze, ovvero il fusibile che stacca batterie che stacchiamo noi, ci sarà il relay SSR che andrà a staccare in caso di anomalie, questo stacca batterie se dobbiamo fare manutenzione al nostro regolatore di carica. E adesso passiamo al montaggio degli stessi, però prima dobbiamo passare a un montaggio temporaneo che fa da progettazione definitiva. Rieccoci qua in studio. Ora, da questa prima immagine che avete visto, questo video di preparazione, avete visto il mio modo di operare. Ovviamente voi avete il vostro modo di operare, c'è chi stende tutto sui tavoli, c'è chi fa disegni su carta, c'è chi usa il CAD. Questi sono modi per andare a figurare quello che sarà l'impianto definitivo.
Perché io preferisco usare gli oggetti e montarli per terra? Perché poi li guardo come se fosse un muro, perché sarà la postazione definitiva, e vado a vedere se c'è qualche aggiustamento, qualche miglioramento, perché lì poi andranno i cavi, andranno posizionati anche i cavetti che vanno nei diversi punti, e quindi studiare quella che è la posizione, diciamo, dal vivo tridimensionale è quella che io preferisco. Ma potete ovviamente fare disegni su carta, usare il CAD, usare programmi di grafica, quello che volete voi. La cosa importante è farlo affinché non vi troviate su un muro con delle modifiche da fare e quindi bucarellare tutto quanto, o montare e smontare. Una cosa importante, analizziamo gli elementi. Avete visto che parte tutto dallo stacca batterie. Questo deve essere sovradimensionato. Ricordate che lo stacca batterie va dimensionato non all'inverter o a quello che c'è dopo, ma insieme al fusibile va dimensionato con la linea di cavi. Se io ho un cavo da 50 mm quadri, non metto un fusibile da 1000 watt perché l'inverter è 1000 watt, ma devo mettere un fusibile che deve sostenere il cavo. Ecco perché il fusibile che ho posizionato qua è 500 ampere. Ora, se facciamo 500 ampere per 50 volt fa 25 kW, cioè è tantissimo. L'impianto non è 25 kW, è 6 kW, ma io devo proteggere la linea. Perché? Perché l'inverter ha già il suo fusibile, il regolatore di carica ha già il suo fusibile, ma la linea deve essere protetta da un fusibile importante, perché quello che dovrebbe fondersi in caso di cortocircuito è il cavo, non è l'apparecchio che è già protetto dal suo fusibile. Ecco perché invece che fondersi il cavo si fonderà questo fusibile apparentemente grosso, ma se si crea un cortocircuito importante questo fusibile da 500 ampere diventa una scintilla. Questo è importante. Un dettaglio volevo spiegare, perché in alcuni video c'è stato un po' di malinteso sulla questione degli ampere. Allora, io parlo spesso, quando parlo di ampere, parlo di watt, perché c'è una correlazione tra la classica formula, no? Cioè i watt uguale V per I, volt per ampere. Ora, la correlazione è questa: gli ampere sono sempre ampere. Se diciamo questo è un fusibile da 100 ampere, sarà 100 ampere sia a 12 volt che a 48 volt. Ma il punto qual è? Sono i watt. Se io ho un fusibile da 100 ampere e lo uso in un impianto da 12 volt, posso far andare massimo 1200 watt. Perché? Perché 12 per 100 ampere fa 1200 watt. Ma lo stesso fusibile da 100 ampere, se lo uso in un impianto da 48 volt, ovvero da 50, voi capite che 100 ampere per 50 fa 5 kW. Ecco che con lo stesso fusibile da 100 ampere potrò usarlo, lo stesso fusibile, potrò usarlo in un impianto a 48 volt per far andare un inverter da 5 kW e un impianto da 12 volt per far andare 1200 watt, cioè 1 kW e 2. Questo è importante da capire. A volte io dico, come è successo nell'impianto 12 volt, attenzione, perché se abbiamo un fusibile da 100 ampere lo possiamo utilizzare per una certa portata a 48 volt, ma dobbiamo ridurlo di 4 volte sulla 12 volt. Significa che se mentre lì facciamo 4800 watt o 5000, qua ne faremo 1000, 1200. Questo è il senso. Quindi gli ampere sono sempre ampere, i watt finali sono in funzione della tensione. Questo è un fattore importante. Torniamo al laboratorio e vediamo il montaggio a muro di tutti i componenti che sono stati prima figurati per avere un'idea del posizionamento. A questo punto prepariamo il progetto per la scatola fusibile, per le connessioni equipotenziali, positive, negative. A me piace appoggiare tutto a terra perché ho una panoramica dall'alto. Cosa facciamo? Andiamo a mettere tutti i componenti come se fossero già definitivamente montati. Ed ecco che abbiamo costruito quella che è la nostra stazione di controllo con lo stacca batterie che vedete qua, con il fusibile. Qui c'è la barra equipotenziale negativa e quindi tutto all'interno di questa scatola. All'esterno vi sarà la barra positiva che andrà direttamente all'inverter e al regolatore. Questo è lo stacca regolatore di carica che staccherà nel contempo anche il relè
che sarà connesso al polo negativo dell'entrata dei pannelli fotovoltaici. E lo vediamo quando arriviamo adesso fra un paio di video all'SSR. Prima guardiamo adesso il montaggio definitivo a muro dei componenti che avete visto adesso schematizzati sul pavimento. Ed ecco ragazzi, montato lo stacca batterie. Questo ha proprio la funzione ovviamente di staccare tutto per fare manutenzione o in caso di emergenza. Faremo il test anche delle temperature, dei carichi, per vedere se il dimensionamento in base agli ampere è quello reale o se mi hanno venduto una cosa che effettivamente non ha la sua portata, come spesso succede. Qui abbiamo cavi da 50 mm quadri che entrano nella scatola del polo negativo dove ci sono il fusibile, la barra equipotenziale negativa dove sarà attaccato tutto praticamente, il cavo nero già connesso a quello dell'inverter. Invece il polo positivo esce dalla scatola, va su un'altra barra equipotenziale dove saranno attaccate altre cose. Per il momento positivo e negativo vanno direttamente all'inverter, come potete ben vedere. Quello che oramai tutti conosciamo come il bestione arancione. Ecco, nel montaggio a muro abbiamo visto delle cose fondamentali. La prima che ho voluto fare, non lo fanno tutti, è separare completamente i due poli, positivo e negativo, non farli passare nella stessa scatola. Ecco perché nella scatola protetto c'è tutto il gruppo di fusibile, connessioni negative, che è quello che sgancia tutto, e invece lineare, senza fusibile, senza interruzioni, il polo positivo. Questa è una scelta personale, c'è chi mette anche lo staccabatterie sul polo positivo. Io lo ripeto, con l'impianto sobrio voglio ridurre al minimo terminali, bulloni, dadi, connessioni, saldature, in modo da farlo veramente il più conduttivo possibile. Andiamo avanti perché vedremo alcune cose interessanti, come ad esempio questo staccabatterie laterali che sarà quello che parzialmente guiderà il regolatore di carica e l'SSR. Partiamo qui dal pacco batterie. Abbiamo praticamente l'equalizzatore attivo o bilanciatore attivo. Qui abbiamo il BMS che controlla lo stato delle celle singolarmente e qui abbiamo il Bluetooth con il quale ci colleghiamo al telefonino. Il tutto cablato con i cavi, ovviamente messi in parallelo, quindi il BMS e l'equalizzatore attivo sono posizionati su ogni polo positivo e anche il polo negativo è comune. Qui ho usato, come vi dicevo, questi busbar in alluminio che poi saranno sostituiti giusto per fare delle prove. Qui abbiamo anche il column meter che misura tutti i dati riguardanti la nostra batteria ed è pilotato dallo shunt che è connesso al polo negativo della batteria. Qui praticamente tutto quello che avviene in prelievo e in carica della batteria viene indicato dallo shunt per mantenerci sempre consci di quanto c'è ancora all'interno della batteria. Dal cavo rosso e nero in uscita passiamo, come avete visto prima, allo staccabatterie sul negativo, i fusibili, le barre equipotenziali, negativo, dove attaccheremo tutti i negativi protetti da relè e da fusibili, e invece i positivi tutti diretti all'inverter. Abbiamo dato un'occhiata generale a quello che è l'impianto fino ad arrivare all'inverter, partendo dalle batterie. Due dettagli: voi avete visto che io faccio sempre prove, faccio test, poi smonto e rimonto, quindi questo, se è l'impianto che voi avete deciso di imitare in maniera definitiva, attenzione, perché nel tempo potranno esserci delle modifiche, quindi o andrete anche voi a modificarlo o migliorarlo, oppure rimarrà così com'è, perché così com'è è già funzionante. Vi faccio un esempio. Io ho messo i busbar di alluminio perché voglio vedere se scaldano e ci sono dei video che ho realizzato, quindi il test sul busbar originale, che sono quelli che vendono un po' di serie sulle batterie, mi serviva sapere se funzionava o no, se scaldava troppo, se dissipava, se trasportava corrente. Ecco perché li ho messi d'alluminio, ma già sapete, l'ho detto anche prima, che metterò quelli di rame argentato con massima conduzione. Io ho attaccato per questo impianto al polo negativo della batteria non il BMS, ma lo shunt. Ebbene,
Voglio vedere se è meglio attaccarlo lì, cioè dal polo della batteria parte lo shunt e poi arriva al BMS e poi dal BMS va all'impianto. Oppure, come potrei anche immaginare, se è meglio attaccare il BMS al polo negativo della batteria e poi al P- lo shunt. Questo è un test che farò nel tempo, tanto non cambia niente perché alla fine si tratta solamente di spostare le connessioni, cioè al B- del BMS adesso c'è lo shunt, ci sarà poi invece la batteria. Vediamo un attimo quale sarà meglio, perché ho fatto così, perché uscendo dalla batteria con lo shunt ho il consumo totale, compreso il BMS, cioè tutto ciò che entra ed esce dalla batteria mi sarà misurato. Però non vorrei, perché sto cominciando a fare dei piccoli test, che il BMS ne riceva un'influenza negativa in termini di verifica. Questo sarà pubblicato poi in uno dei video che sarà la modifica, la miglioria di questo impianto da 6 kW. Quindi è questa la vostra pazienza che vi chiedo, perché io sto andando progressivamente a ottimizzare sempre di più, a realizzare impianti che siano sempre più efficienti. Un impianto di un video di un anno fa, fra 2 anni, diventerà qualcosa di ancora diverso. Vi faccio un esempio: le batterie montate su questo pallet autocostruito, quindi isolate da terra con alluminio, saranno in realtà montate su un carrello metallico che mi sto facendo costruire, che mi porterà le batterie a 1,20 m di altezza, quindi visibili, manutenibili, e sarà un'ulteriore miglioria da fare. Andiamo avanti perché passiamo adesso alla fase di montaggio anche del regolatore di carica. A questo punto, come potete ben vedere, sulla barra equipotenziale negativa è stato montato un altro cavo. Eccolo qua. Questo esce dal quadretto. Questo è uno stacca batterie fusibile ripristinabile al quale è stato attaccato sia le PEVER, ovvero il regolatore di carica, che il relè allo stato solido che vedete sulla destra. Avete visto? Lo stacca batterie parziale. In alcuni miei video avevo detto, soprattutto i primi, questo è un buon prodotto perché ha una doppia funzione. È un fusibile perché sgancia, ma è ripristinabile perché si può riagganciare. Possiamo paragonarlo un po' a quello che chiamiamo generalmente il magneto termico, anche se non è così, e questo lavora in corrente continua. Ma il punto è questo. Qua si fanno su questo canale un sacco di test, di prove, di montaggi, di smontaggi, eccetera. Quindi una cosa che sembrava all'inizio effettivamente buona, ma quando ne ho comprati 10, 20, 30, usandoli, poi ho visto che alla fine non è un prodotto di qualità. Non significa che adesso sto dicendo non mi piace e prima mi piaceva, ma significa il contrario, cioè che durante i test si scoprono le cose negative o positive da citare poi a beneficio di tutti voi amici del canale. Quindi è proprio l'esperienza, è proprio il seguire questo canale passo passo, cioè come amici del canale, che fa sì che qua ci si arricchisca tutti e soprattutto attraverso poi le vostre esperienze personali, i vostri montaggi che stanno diventando veramente tanti e i vostri commenti tantissimi. Chiedo ancora scusa se mi sto sempre prendendo più tempo, perché oramai io lo sapete che rispondo a tutti, che sia messaggi brevi su Messenger, che sia nei commenti sul canale con i quali ci tengo particolarmente, però vi chiedo la vostra pazienza perché veramente siete diventati ormai tantissimi. E poi, ripeto, se volete fare i webinar, mandatemi un messaggio su Messenger e pigliamo accordi. Ora, cosa ho fatto per costruire questa scatola? Ovviamente l'avete già visto nell'altro video, lucidato tutto il rame, tolto tutte tracce di stagno da quelli che possono essere i terminali piuttosto che dalle barre e quant'altro. Ho voluto fare proprio connessione rame puro. Dopodiché crimpatura con quello che ormai è la mia crimpatrice da 8 tonnellate, olio pneumatica e tosta perché per stringere ci vuole forza. Una cosa fondamentale sulla crimpatrice, l'avete visto già nell'altro video, quando io crimpavo a 50 mm quadri era anche facile crimpare, perché le crimpatrici sono costruite in funzione degli terminali sui quali hanno fatto i test e a volte c'è una differenza di livello di spessore. Ecco perché quando crimpo a 50 mm quadri, una volta che i due pressori arrivano a zero, io sgancio, tolgo i 50 mm quadri, metto i due da 35 e ovviamente non li chiudo a zero, ma gli do 3, 4,
colpi dove l'occhiello vedo che ancora si stringe ancora. In quel modo lì abbiamo sicuramente fatto una chiusura veramente ferma. Non troppo, se no andiamo a riunire il metallo in maniera eccessiva e si perde la portata sui cavi sottili, e non poco, perché se no si potrebbe sganciare, oppure ossidare e sganciare nel tempo. Un test che potete farlo è agganciare il terminale 1, lo buttate via con un pezzo di cavo, lo stringete a 50, poi a 35, poi lo mettete in morsa, prendete il cavo, strattonate, se non viene via, quello è il lavoro che dovrete fare. Quindi tutte connessioni importanti con rame, fusibile sovradimensionato. Passiamo adesso alla fase panoramica, dove vi faccio vedere il tutto, ma l'avete visto, 2 cavi, 2 fusibili, uno stacco batterie, e alimentiamo una casa per 6 kW con un pacco batterie da 14 kWh. Cioè questo è il bello, e abbiamo speso cifre abbordabilissime, sempre tra virgolette, non voglio offendere nessuno e i budget sono sempre soggettivi, ma che facciate un impianto importante, grosso, come alcuni amici del canale che sto seguendo, che stanno facendo batterie da 3P16S, quindi 42 kWh, oppure facciate come dei cari amici del canale in tutta Italia che stanno alimentando semplicemente le luci del giardino, le luci di casa o gli antifurti, eccetera. Sono comunque prodotti che vi state costruendo da soli, con la passione. Risparmiate in corrente, oppure risparmiate totalmente se riuscite a essere off grid, e a quel punto lì tante soddisfazioni, con pochi o tanti soldi che siano. Oggigiorno con il rincaro energetico sicuramente un vantaggio lo avrete. E a tal proposito voglio dire una cosa fondamentale: quando si parla di ammortamento, spesso nei gruppi sento: ma in quanto tempo ammortizzerò questo impianto? Oggi non si fa più questo calcolo. Perché? Perché con il rincaro delle bollette si sono veramente dimezzati i tempi di ammortamento di questi costi, perché purtroppo vedrete nel 2022, come già alcuni stanno testimoniando, l'innalzamento delle bollette. Ebbene, quando abbiamo un impianto nostro col sole che produce, che siamo off grid, cioè staccati dalla rete o parzialmente off grid, ne avremo sicuramente un beneficio. E che dire del blackout? Quando noi avremo le lampadine del giardino acceso e tutti i nostri vicini diranno: ma tu hai la corrente? Sì. Bene, andiamo avanti, ragazzi. Qui c'è da dire una serie di cose veramente interessanti. Innanzitutto avete notato che io tutti i cavi li ho posizionati tutti paralleli all'esterno, attaccati al muro, eccetera. A me piace così. A me non piace mettere i cavi nelle canaline, ma è fondamentale metterli nelle canaline per coloro che soprattutto viaggiano al di fuori del locale tecnico. Ma dato che io ho questo locale tecnico dove c'è solo questo, roba mia controllata da me, non ho problemi a metterle nelle canaline. In questo modo posso controllare con la pistola termica le temperature, posso controllare se c'è ogni tanto qualche bullone che si è svitato, perché periodicamente dobbiamo anche andare a controllare con la dinamometrica o una chiave normale, se abbiamo oramai il polso addestrato, per vedere se qualcosa si è allentato per differenza termica. Un'altra cosa importante che avete visto è il posizionamento dell'SSR e dell'EPEVER, cioè del regolatore di carica. Questo è un impianto separato, cioè l'inverter è inverter e ha all'interno un caricabatterie, perché se vogliamo usare un generatore o la rete per caricare le batterie possiamo farlo. Ma è un impianto non con inverter ibrido, perché non ha un regolatore di carica incorporato. Questo lo dico perché a volte mi fanno delle domande sul canale che si riferiscono a questo. Che potenza solare può ricevere questo inverter? Non ha potenza solare. Questo trasforma dalla batteria alla 220-230 volt. Come potete ben vedere, dalla batteria parte polo positivo e non ha alcuna interruzione. Lui entra direttamente nella barra equipotenziale e da qui il cavo positivo dell'EPEVER va a congiungersi allo stesso. Quindi tutte le interruzioni, sia degli staccabatterie che dei fusibili e quant'altro, fanno riferimento a questa barra dove sono connessi tutti i negativi, dove c'è il fusibile e dove c'è lo staccabatterie generale. Mentre ho messo anche, se devo fare manutenzione, questo staccabatterie relativo a EPEVER e relè SSR. Ovviamente per proteggere il tutto, qua la scatola sarà chiusa, completamente lontana dal polo positivo,
e il polo positivo ha un suo coperchietto di plastica che va a proteggere da eventuali falsi contatti che possono avvenire, anche se qua sinceramente è tutto comunque protetto e inscatolato. Vi ricordo, ed è importante dirlo, su questo polo che sarà connesso ai pannelli ci sarà la tensione di 108 volt, quindi questi due contatti viaggiano a oltre 100 volt. Ecco perché ho messo questo coperchietto che serve proprio a proteggere e chiudere tutti i contatti in modo che non ci sia un contatto diretto con le mani. Mi raccomando, questa è una cosa fondamentale. Poi sarà messo anche qua il simbolo della corrente e quindi è un'ulteriore protezione. Stiamo viaggiando con un impianto a 48 volt potentissimo, ma da questi cavi, come vedete, entreranno 3 kW alla loro massima potenza. Sono cavi dimensionati, grossi, non dovete usare cose piccole, e faremo poi tutto il test di temperatura per vedere in tutti i punti che temperatura c'è. Ed ecco l'impianto al completo. Da sinistra vedete i cavi che arrivano da 25 mm quadri, dai 3 kW di solare, ovviamente potenza massima, e scendono, entrano nelle PEVER, sono protetti e interrotti sul negativo dall'SSR. Lì vedete anche già posizionato il bestione, cioè l'inverter, e tutti i cavi che scendono passano per il positivo comune, poi passano per l'equipotenziale negativo, c'è lo staccabatterie generale, avete visto anche lo staccabatterie relativo alle PEVER e all'SSR, e poi scendendo positivo e negativo puliti vanno alla batteria che oramai conoscete benissimo. Abbiamo ben capito oramai l'importanza dell'SSR, l'importanza di questo piccolo prodotto che ci salva il regolatore di carica. Alcuni amici del canale mi chiedono nei commenti: ma posso usarlo sul mio inverter ibrido? No, io sto studiando una soluzione, perché l'ibrido è un inverter con incorporato regolatore di carica che è interfacciato all'interno da schede che si combinano. Quindi dove lo andiamo a mettere l'SSR? Ebbene, lì c'è una discrepanza, c'è un'anomalia. Ci sto lavorando, vediamo se in futuro riusciamo anche a sganciare quello che può essere il pannello per proteggere l'inverter con regolatore di carica incorporato. Una soluzione c'è, che ci permette anche di non usare il BMS, ci sto andando vicino, ma prima voglio avere delle certezze, dopodiché parleremo anche di questo, sarà il video dell'epoca, perché effettivamente riusciremo con un solo prodotto a non usare più il BMS e a controllare anche gli ibridi. È una cosa importante questa, ma ve la voglio dire solo nel momento in cui ho delle certezze, test fatti, devo comprare anche alcuni prodotti che mi mancano e poi vediamo dove andiamo a finire. Per adesso continuiamo su questa strada e vediamo adesso, avete visto tutto sul negativo con le interruzioni varie, da relè, fusibili, staccabatterie, il positivo tutto pulito. Andiamo a fare un piccolo percorso con questo prossimo piccolo video dell'impianto per capire cosa c'è dalla batteria fino a questi due componenti definitivi, e poi ganceremo anche i cavi dei pannelli per il tetto. Una volta terminato l'impianto si può chiudere il coperchio delle PEVER, procediamo quindi alla configurazione delle PEVER, alla configurazione dell'inverter, e abbiamo chiuso anche il coperchio che riguarda l'equipotenziale negativo. In questo modo l'impianto è al completo e pronto a essere utilizzato. Qui vedete le batterie e tutto il resto. Voglio parlare di una cosa fondamentale che ho verificato ed è veramente negativa, ma positiva per ciò che dico sempre. La corrente pericolosa da questi due poli, dove passerà il polo negativo e sarà interrotta la corrente che arriva dai pannelli fotovoltaici, abbiamo una protezione, e qui siamo a 108 volt di impianto. Bene, la corrente continua quando viaggia in maniera completamente diversa dalla corrente alternata. Ecco che su test effettuati per ciò che sono 400-500 volt non possiamo mettere un relè, perché il relè, quando va a sganciare quel millimetro o due
sui contatti, ebbene la corrente continua passa da lì, generando un arco voltaico e questo arco mantiene stabile la tensione, quindi non riusciamo a sganciare. Mentre i 3 kW che ho testato su questo relè SSR tranquillamente si bloccano e interrompe il flusso. Ecco che con impianti con tensioni molto elevate, sui 4, 5, 600 volt, non abbiamo la possibilità di mettere un relè a bobina che farebbe ridere alla tensione continua, che circolerebbe ugualmente, passerebbe con l'arco voltaico, e questa è una discrepanza che ci impedisce il posizionamento del relè su stringhe con tensione troppo alta. Mi dispiace, ma queste sono leggi della fisica, della matematica, dell'elettronica che sono inviolabili. Andiamo a vedere quale sarà in futuro. Ho già un progetto per studiare anche un relè, un meccanismo che possa staccare la corrente continua anche a tensioni più alte. Anche poi con l'aiuto di alcuni amici del canale, attraverso i commenti, attraverso le considerazioni, si arriva sempre a quello che può essere uno scopo definitivo, anche se all'inizio può sembrare difficoltoso. Andiamo avanti. Ragazzi, finito, l'impianto è fatto. Positivo, negativo, fusibile, stacca batterie. Entriamo nei due apparecchi e abbiamo alimentato la casa. Questo è l'impianto più semplice, potente, ma semplice. Lì abbiamo già attaccato anche i pannelli, li vedremo nei prossimi video, anzi nei prossimi ci sarà il settaggio dell'inverter, poi il settaggio del regolatore di carica, perché tra di loro devono creare un equilibrio di comportamento per non scoppiare le batterie o caricarle poco non sfruttando il sole. Questo lo vedremo nei prossimi video. Avete visto che alla fine, rispettando alcuni semplici accorgimenti, stando bassi di tensione, riusciamo a realizzare cose che sono piacevoli e anche alla fine tutto sommato semplici. Avvaletevi di esperti se non siete qualificati o autorizzati, ma quello che dico sempre alla fine di questi video è: spero vi sia piaciuto e iscrivetevi al canale attivando la campanella. Buona serata a tutti!